prima difesa titolata per Mirai, che se la dovrà vedere niente meno che contro una sua compagna di stable, Konami. Riuscirà la campionessa in carica a conservare il titolo? Oppure sarà la ben più esperta Konami a scioccare il mondo e a vincere la White Belt? Signori, konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Domenica 3 settembre Mirai difenderà il suo Wonder of Stardom Championship contro Konami. Questa sarà la prima difesa titolata per Mirai, dopo che ha conquistato il titolo lo scorso 2 luglio a Stardom Midsummer Champions. Prima però di addentrarci nel vivo dell'azione, vi invito come sempre a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Ancora una volta vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Mirai dunque, come detto precedentemente, conquista la White Belt a Stardom Midsummer Champions 2023, dove riesce a sconfiggere un po' a sorpresa Tam Nakano. Una Tam Nakano che aveva conquistato il Wonder of Stardom Championship soltanto un mese prima contro Mina Shirakawa e che la rese per poco tempo doppia campionessa. Sì, perché per un brevissimo lasso di tempo Tam Nakano è stata in grado di potersi crogiolare nell'oro, avendo con sé sia la Red Belt, attualmente ancora in suo possesso, sia la White Belt. Una Tam Nakano, un po' come per Mina Shirakawa, che a mio avviso meritava un regno un po' più lungo di quello ricevuto. Ma tant'è. Quel che è fatto e di questo ne abbiamo già parlato ampiamente negli scorsi video. Tornando a Mirai, dopo aver appunto vinto il Cinderella Tournament lo scorso 15 aprile, qualche mese più tardi, precisamente a Stardom Flashing Champions 2023, al termine del match tra Tam Nakano e Mina Shirakawa, sfidò proprio Tam Nakano. Una Tam Nakano che accettò di buon grado la sfida di Mirai. Nelle settimane che precedettero il loro scontro, Tam Nakano e Mirai arrivarono spesso alle mani, con una sostanziale eguaglianza delle forze in campo. Non fu così però a Stardom Midsummer Champions 2023, dove Mirai scioccò il mondo e conquistò l'agognata White Belt. La sua sfidante è Konami, una Konami che fa il suo ritorno in Stardom nello show del 10 agosto, quando in team con tutte le altre componenti di Gozai perdono un match contro Stars. Dopo questa sconfitta cocente, direi anche sorprendente, Konami dà la colpa di tutto questo a Saki Kashima e anche alla leader Shuri, che secondo Konami ha fatto l'errore di far entrare Saki Kashima a far parte della stable. Konami non ritiene idonea Saki Kashima per la stable capitanata da Shuri, definendola debole. Una debolezza che, sempre secondo Konami, ha reso debole le stesse Gozai. A questo punto allora Mirai prende la parola dicendo di non poter far più finta di niente e dicendo a Konami che non può assolutamente parlare in questo modo ad una sua amica, nonché alla sua compagna di stable, Saki Kashima. Konami allora se la prende anche con Mirai, definendola una pessima campionessa. A questo punto Mirai non ci pensa 2 volte e sfida Konami ad un match titolato, con la White Belt in palio. Konami accetta e lo fa anche la Stardom, che ufficializza il match per domenica 3 settembre. Un match, quello tra Mirai e Konami, che può certamente regalarci emozioni, ma che allo stesso tempo parrebbe scontato. Sì, perché tutti i pronostici sono a favore di Mirai e devo ammettere che lo è anche il mio.
penso sia alquanto impossibile non pronosticare la vittoria di Mirai. Innanzitutto perché questa è la sua prima difesa titolata e una sua sconfitta ora non avrebbe il minimo senso, anche perché Konami sappiamo essere una freelancer. Infatti la stessa Konami appare a cadenza discontinua in Stardom e oltretutto prenderà parte a uno show della Kitsune Pro Wrestling il prossimo ottobre, show che si svolgerà in America e che sarà il primo di questa nuova federazione. Il match dunque sul piano del lottato non può essere criticato, perché quello che andremo a vivere tra Mirai e Konami sarà uno scontro epico. D'altro canto la costruzione del match resta alquanto debole, non avendo una storyline profonda che ci coinvolge e ci accompagna al match di domenica 3 settembre. Secondo me Mirai meritava un'avversaria più agguerrita come sua prima difesa, un'avversaria che fa parte al 100% della Stardom, un'avversaria che sarebbe stata in grado di portare avanti la loro rivalità anche durante le settimane che precedettero lo show. Non fraintendetemi, Konami è una lottatrice di tutto rispetto, una delle migliori al mondo. Ma il suo status con la federazione non fa sì che Mirai possa ottenere il massimo da questa rivalità. Resterà sicuramente da capire chi sarà, dopo questo match, la prossima lottatrice che sfiderà Mirai, sperando questa volta in una lottatrice che possa davvero mettere in difficoltà Mirai, sia per la sua abilità nel ring sia per il suo status. Devo dire che un rematch contro Tam Nakano, o perché no, contro Mina Shirakawa, visto che la stessa Mina Shirakawa ha battuto Mirai durante il 5-Star Grand Prix, non mi dispiacerebbe affatto. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pronostico relativo a questo match, che sulla carta sì, parrebbe scontato, ma che può comunque regalarci parecchie emozioni. Se il video vi è piaciuto, vi invito ancora una volta a lasciare un like, a iscrivervi al canale e a spuntare la campanella per non perdervi contenuti futuri. Inoltre, qua sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei altri social, così che possiate restare in contatto con me anche fuori da YouTube. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Matane!